Ciao a tutti amici, sono Maria e benvenuti in Italian Headway, un progetto che ho ideato per gli studenti stranieri di lingua italiana che vogliono progredire e migliorare il proprio italiano attraverso l'ascolto di materiali autentici. Oggi volevo parlarvi di uno degli errori più frequenti che fanno gli stranieri quando parlano in italiano. Purtroppo è la giusta posizione degli aggettivi. Innanzitutto chiariamo che gli aggettivi qualificativi in italiano hanno la funzione di dare a un sostantivo una determinata qualità, attribuire a quel sostantivo una determinata qualità. Appunto questi di solito in italiano li troviamo dopo, però ci sono alcuni casi in cui questi vanno messi prima e alcuni casi in cui vanno messi dopo e alcuni casi in cui vanno messi prima e dopo. Adesso li vedremo insieme. In inglese appunto siamo abituati a dire a weird place, quindi a mettere l'aggettivo prima e poi mettere il sostantivo. In italiano, come vi dicevo, non è sempre così, per la maggior parte delle volte va dopo il sostantivo. Come facciamo a capire quando un aggettivo va prima o dopo il sostantivo? È semplice. Se vogliamo dare a questo aggettivo un senso figurato, quindi senso che non è corrispondente necessariamente alla realtà della cosa, ad esempio un pover'uomo in italiano significa un uomo sfortunato, magari un uomo per cui mi dispiace, può essere anche un uomo povero di spirito, è un pover'uomo. Non significa necessariamente che non ha soldi, quindi questo è il significato principale. Invece, se vogliamo attribuire all'aggettivo un significato letterale, quindi è veramente così, diremo un uomo povero. Quindi davvero povero, a cui mancano davvero i soldi, che magari non ha una casa, un uomo povero. Quindi la differenza è un pover'uomo, un uomo sfortunato, per cui mi dispiace magari, mentre un uomo povero a cui manca da mangiare, mancano soldi. Quindi il significato nel primo caso sarà appunto figurato, mentre nel secondo caso sarà letterale. Ma la domanda sorge spontanea. Se io ho due o più aggettivi, cosa faccio? Lo metto prima, dopo, durante? Che cosa faccio? Diciamo che nella maggior parte dei casi lo ritroverete dopo, quindi direte un ragazzo bello e generoso, un caffè caldo e nero, un libro lungo e noioso. Altra domanda che sorge spontanea è: ma se io per esempio voglio usare un aggettivo in senso figurato e uno in senso letterale, che faccio? Semplice, si usa sempre la stessa regola. Quindi se vogliamo mettere ad esempio un bell'uomo mediterraneo, ci sarà bel che sarà inteso come senso figurato, quindi verrà messo prima. Poi utilizzeremo mediterraneo per dire che effettivamente è mediterraneo. Una bella pizza grande, bella verrà messo prima e quindi non avrà un significato letterale. Sì, è bella la pizza da vedere, ma di solito una cosa da mangiare diciamo non si utilizza bello per definirla, quindi una bella, quindi nel senso di buona pizza, una bella pizza grande sarà effettivamente grande, quindi in senso letterale. E potremmo fare 10.000 esempi: un bel paesaggio marino, una bella cornice dorata. Seguire queste regole vi aiuterà ad utilizzare meglio gli aggettivi, a metterli nel posto giusto all'interno di una frase e quindi vi sarà sicuramente più facile utilizzarli nel parlato. Ovviamente vi lascio gli esercizi qui sotto, la trascrizione come sempre. Se vi va di tradurre questo video nella vostra lingua, fatelo, vi lascio il link, tutte le informazioni come sempre sono giù e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!